10 e più consigli da sapere prima di visitare la Cappadocia in Turchia. Ciao, sono Davide, Turisti Squattrinati, e insieme a Nadia siamo appassionati di viaggio e abbiamo un canale dove vi mostriamo posti meravigliosi da visitare e cerchiamo di darvi consigli per rendere il vostro viaggio perfetto. E adesso, se vuoi evitare errori costosi durante il tuo viaggio in Cappadocia, sei nel posto giusto. In Cappadocia ci sono due aeroporti principali, Nevşehir e Kayseri. Nevşehir dista circa 40 minuti di auto dai villaggi principali, mentre Kayseri ci vuole un'oretta abbondante, però trovi più voli disponibili. Dall'Italia al momento non ci sono voli diretti per la Cappadocia, ma bisogna fare scalo a Istanbul. Io vi consiglio di fare uno scalo almeno di 3 ore, perché l'aeroporto di Istanbul è veramente gigantesco ed è come dover fare una maratona con lo zaino in spalla, per cui rischi di perdere il volo. Il nostro consiglio: se riesci, vola su Nevşehir, che risparmi del tempo. Se poi trovi voli più economici su Kayseri, prendi quelli, poi quello che hai risparmiato te lo spendi in baklava. Quando arrivi in Cappadocia non far la cavolata di affittare un taxi. Hai 3 opzioni più furbe. 1. Chiedi al tuo hotel se offre una navetta condivisa, di solito è economica e comoda. 2. Prendi l'autobus pubblico, che è l'opzione più economica, ma anche quella meno comoda. 3. Noleggia un'auto ed è la mossa vincente. I noleggi in Turchia sono economici, i villaggi sono vicini, ma senza macchina pagheresti taxi a raffica e alla fine del viaggio avrai pagato di più di quanto costava un noleggio d'auto. Se fino ad ora le informazioni che ti ho dato ti sono servite, se vuoi puoi ringraziarmi con un bel like. La maggior parte dei turisti pensa che l'unico posto dove dormire sia Gorem. Spoiler, non è così. Altri villaggi come Urgup o Urkhisar hanno la loro atmosfera unica. Ci sono opzioni per ogni budget, dagli hotel economici che costano tipo 40 euro a notte in una doppia, a quelli che mi vendo un rene per una notte, che vengono a costare anche oltre 1000 euro a notte. Per cui scegli in base al tuo budget. Consigli per il volo in mongolfiera. Prenota per il tuo primo giorno di soggiorno. Se il volo viene annullato per il maltempo, hai la possibilità di riprogrammarlo. I prezzi vanno dai 100 ai 300 euro, dipende dalla stagione e dipende dall'operatore. Poi, se aspetti all'ultimo momento per prenotare, puoi trovare anche qualche sconto, però potresti anche rimanere a terra. A te la scelta. Portati vestiti caldi. Anche d'estate, al mattino presto in quota fa un freddo boia. Portati dei contanti. Ti chiederanno la mancia e non accettano la carta. Ah, soffri di vertigini? Non ti disperare, puoi comunque goderti le mongolfiere prenotando un'escursione in jeep. Zero panico e foto epiche garantite. Molti pensano che la Cappadocia sia solo voli con le mongolfiere, ma alcune esperienze possono essere ancora più memorabili. Una sono le escursioni a cavallo attraverso i canyon, fermandosi a visitare delle chiese rupestri e poi bevendo delle speciali spremute di melograno freschissime. 2. Esplorazione nelle grotte. Scopri le antiche abitazioni scavate nella roccia. 3. Trekking e visita ai villaggi. Per vivere al meglio questa regione della Turchia, consiglio dai 3 ai 5 giorni. Ci sono così tante cose da fare e da vedere che 2 giorni sono veramente pochi, praticamente una barzelletta. Se vuoi vedere il nostro tour fatto in Turchia, qui trovi il video. Buon viaggio e al prossimo video. Ciao da Turisti Squattrinati!